mangiatevi. Hola, tutto bene? Guardate oggi che cosa vi propino e vi propongo. Quante volte ormai sentiamo dei sample tutti belli costruiti, no? Specialmente non parlo dei loop di batteria, che quelli magari aiutano ad iniziare una produzione, poi uno può anche sostituirli, lasciarli se il genere lo richiede, eccetera. No, sto parlando di altra roba, sto parlando di quei preconfezionamenti di accordi e quindi che tu sei costretto poi a spostarli e non ti lasciano scampo. Non è che puoi fare, se ti danno un major 7 e poi ti serve un minore, quello è, ok. Allora oggi voglio analizzare due Apple Loop presi a caso da Logic, come tanti ce ne sono, e costruirli. E così vediamo come costruirli, ok? Sempre in base poi a un discorso fatto di scale, eccetera, che vi sto preparando una teoria, dei video sulla teoria musicale, però applicata al genere rap, drill, lounge, chi più ne ha più ne metta. Quindi non legata a canoni classici, che per carità sono validissimi, ma è chiaro che servono di più a chi deve fare musica classica, a chi si deve preparare per un percorso classico. E quello purtroppo che tante volte non si tiene conto in Italia nei conservatori, cioè dedicarsi a chi fa musica diversa da quella classica, purtroppo non esiste nella maggior parte dei casi. E questa è una grave pecca, secondo me. Con tutto il rispetto e l'amore che nutro per la musica classica, per carità, voglio dire. Ma c'è una parte propedeutica, ma neanche ormai, perché, voglio dire, tu pensa a uno che fa beatbox o beat o altro. Ci sono parti da sfrondare. Certo, è chiaro che una scala, un'armonizzazione di scala fa comodo a tutti quanti, fa utile a tutti quanti. Va bene, quindi gingolino per l'iscrizione, sostenete il canale e soprattutto divulgatelo se vi piace, mettete il like e divulgate, cioè condividetelo, perché così io continuo a produrre contenuti, ecco, diciamo così, nella speranza appunto che vi risultino utili, ma da quello che vedo, insomma, e che riscontro, i commenti vi ringrazio, sono positivi, ripeto, questo mi inorgoglisce, e le iscrizioni stanno crescendo, per cui sigla, cingolino e poi a dopo sulla schermata di Logic. Vai. Hey, hey. Subscribe to my channel. Ed eccoci qui sulla schermata di Logic Pro. Ho preso dagli Apple Loop due sample, quindi possiamo anche... Gli Apple Loop vi ricordo che si aprono da qui, dove c'è questa specie di omega. Segno del lupino probabilmente. Allora, ho preso questo hip hop soul piano, che suona così. E un piano elettrico che si chiama Doghouse Melody. Vabbè. Allora, il discorso che vi stavo facendo è questo qua, cioè, allontaniamo un attimo, ammesso che io voglia fare, quindi cominciamo ad accendere la Master Keyboard e a caricare un effetto. Quindi il primo è un piano elettrico, quindi mettiamoglielo, facciamo così. Allora, traccia audio relativa traccia MIDI, traccia audio relativa traccia MIDI, dove ovviamente sulla prima abbiamo già un piano elettrico di default, perché l'ho impostato io, per carità, non è che Logic ti impone. Sulla seconda mettiamo quello che può essere, lo prendiamo dalla XS24, non so, un piano, poi è chiaro che come si chiama i colori ce li andremo a trovare. Sembrerebbe una cosa simile a questa.
più simile questo, no? Va bene. Allora, nel primo caso abbiamo un electric piano che fa così. Allora, adesso facciamo conto che ci piace sto giro e vogliamo fare un pezzo, anzi ci andiamo a trovare anche un loopino, una roba che può girarci sopra e che ne so, andiamo a mettere qualcosa dall'ultrabit, dagli stessi... No, io metto l'ultrabit perché poi dopo è una buona base di partenza. Vediamo, somiglia un po' a un funky sta roba. Vediamo che succede. Allora. Oh, adesso ci viene la voglia di variare. Ci viene la voglia di variare. Lo abbiamo allargato con... vi ricordate? Poi io ne approfitto sempre. Allora, prendendo dal lembo destro alto appare la Q, invece da qui praticamente aumenti la dimensione, la larghezza della traccia. Prendendolo da sopra invece appare questa Q e ti fa dei loop 1, 2, 3 e 4. Quindi arriviamo a 4, dopodiché fai CTRL L e li trasforma in loop fisici. Dunque, succede che noi abbiamo, per esempio, questo lo vediamo più tardi, adesso stai buono lì, riposa in pace. Apriamoci una traccia di melodia, che ne so, diamogli una cornetta, una tromba, diamogli anche, giacché un riverbero, anzi quasi quasi che glielo darei in barra, sul canale. Vediamo come suona. No, va bene. Benissimo. Ammesso che io voglia fare adesso una melodia. Che fa? Poi e quindi fare una cosa che somigli a come fai? Spiegamelo, come fai? Allora, i primi accordi io li avrei già sviluppati, sono questi qua. Ecco perché ti dico, non cerchiamo di non legarci a sti loop, perché alla fine li possiamo fare noi. Guardate, questo qui. E questo, dove ci ho messo anche un pelino di eco. L'effetto è un electric piano, è un Mark qualcosa, qui ho preso un Mark 4, ma poi dopo all'effetto ci si avvicina, quella è una cosa che poi fai dopo, non ha importanza. Ma questo signor loop che Apple ci propone e che fa così, noi lo possiamo costruire, non c'è bisogno di andare a prenderlo. Va bene? Siamo lì, sovrapponiamoli. In questo ci sarà un tremolo, ripeto, il suono poi ve lo andate a fare. Sì, vabbè, c'è un tremolo che io ho trascurato forse di mettere. Ma non è quello tremolo, tu accendilo.
Non è quello il discorso. Il discorso è che se quando io voglio andare a cambiare accordo, e quindi mettiamoci sta trombetta qua che avevamo. Quindi 1, 2, 3. È tutto stonato perché io ho fatto una melodia che richiede altro. Quindi a questo punto stai buono lì e sì che mettiamo 2 volte questo qui e quindi ci accompagnerà con la tromba che abbiamo appena fatto. Oh, qui vuole altra roba, quindi noi ci andiamo a copiare questo o lo suoniamo. Pa, pa, pa. Scusami. Scusate, ho mancato di dirvi gli accordi. Allora, gli accordi che si usano all'inizio sono: col basso prende è un sol minore e un mi minore settima, tutte e due. Col basso quindi tom, pam. Apriamo così vedete la tastiera. Quindi basso di sol, tom, e infatti ci siamo. E accordo si bemolle re fa e quindi sol minore settima. Poi basso di mi, eccolo qua, va bene? Mi minore settima, quindi mi al basso e sol si naturale, re naturale con l'accordino di risposta. Oh. Qui invece vogliamo cambiare e quindi abbiamo un accordo, senti la musicalità. Non è più questo, assolutamente non è più questo qua. E sentite che è un secondo quinto primo perché praticamente abbiamo si bemolle settima minore pa 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 pa, settima meglio pa 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 pa, accordo di riposo na na na, chiaro? Quindi pa 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 pa, sempre però con questo disegno. Noi dobbiamo usare sempre questo di disegno, questo qua, per chi fa musica. Pupa, 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 pa. Andiamo sul piano roll e quindi parapam. Allora, abbiamo detto che dobbiamo mettere un si bemolle minore settima, un mi bemolle settima e un la bemolle major 7. Non l'avevamo detto, ve lo dico adesso. Quindi pa 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 si bemolle minore settima. Per l'equilibrio che c'è, per la simmetria che c'è tra le scale, basta prendere tutto il gruppone. Se questo era un sol, adesso lo facciamo iniziare. Via, prendi tutto qua. Lo facciamo iniziare dal si bemolle e dovrebbe funzionare. Pa 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 pa. Qui però a metà battuta cambia. Abbiamo detto che vuole si bemolle secondo, quinto che è mi bemolle settima e qui dobbiamo cambiare un po' di disposizione. Allora, intanto questo qua però sarà sicuramente un la bemolle, quindi la bemolle major 7. No, anche qui dovremo cambiare. Allora, queste sono delle disposizioni da accordo di minore settima, quindi non ci servono. Vediamo fino a dove serve, il resto lo trasformiamo. Oh, qui ti diventa pam, pam.
Questa ci potrebbe stare, se questo coso ci serve, ragazzo. Ah, no, 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 no. Però accorciamola comunque, ecco, questo comincia a diventare spazio. Questa battuta qui, la 11, è divisa in due, mezza di Si minore, Si bemolle minore settima e mezza di Mi bemolle settima, tensivo, quindi dominante alla bemolle major 7. Allora, intanto ve le sto suonando qui, e quindi si configura l'accordo di Mi bemolle settima. Ok? Queste diventeranno anche loro dei Si bemolle e questo qui deve somigliare. Queste possiamo lasciarle qua, oppure una la mettiamo qui, questo è il basso, quindi un Mi bemolle lo mettiamo qua, l'altro lo mettiamo giù al basso e abbiamo più colore. Quindi questo deve suonare così, quindi il basso è questo. Abbiamo detto che deve suonare da La bemolle e quindi major 7, però, quindi La bemolle major 7 fatto da La bemolle al basso e poi Do, Mi bemolle e Sol. Allora, questo lo possiamo... Oddio, ci ridarà di nuovo la tonica. Questo lo portiamo a Mi bemolle. E allora questo qui, invece di lasciarlo sulla fondamentale, che già la fa il basso, portiamolo alla settima maggiore, alla settima eccedente. Il suono adesso sarà così. Cambia ancora. Quindi pa pa pa. Boh. Mi è uscito un Mi maggiore major 7. Perfetto, va bene, usiamolo. Pa 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 pa. E dobbiamo ritornare, teniamo conto, dobbiamo ritornare a... Vabbè, questi si torna tranquillamente, anche se noi facciamo un excursus qui e ci allontaniamo. Stiamo entrando un po' nell'ambito jazz, comunque non è importante. Allora, abbiamo detto che vogliamo un Mi major 7. Questo qui, questo, è un accordo di major 7, quindi ci può servire. Buttiamolo qua. Però è un La bemolle major 7, quindi sempre per la simmetria che c'è, dalla bemolle spostiamoci in Mi. Eccolo là. Quindi adesso è un Mi major 7. Pa, 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 pa. Adesso c'è un Fa diesis, però non è major 7, non è maggiore settima, ma è settima minore. Usiamo comunque il Mi. Usiamo questo Mi. Portiamolo su al Fa diesis e la settima, allora Fa diesis è fatto da Fa diesis maggiore è fatto da Fa diesis, la diesis, in questo caso non lo chiamiamo Si bemolle ma la diesis, Do diesis, e la sua settima maggiore è questo Fa, che poi lo ritroviamo di nuovo qua, ma la sua settima minore è questa, e quindi questo qui lo dobbiamo spostare qua. Ok? Scusate, allora qui
piuttosto che metterlo settima lo metterei proprio. Perché qua cambiano? Non sto capendo. Ah sì, ok. Quindi le altre note devono seguire questo percorso. Quindi questo diventerà fa diesis. Questo lo andiamo a sbattere direttamente su e questi due li andiamo a mettere così. Adesso suoneranno da fa diesis. Quindi questo qui è un accordo di quarta, è molto tensivo e noi lo facciamo così, lo suoniamo a questo punto. Ah no, scusate, dobbiamo mantenere sempre il solito. Allora, facciamo così. I blocchi sono sempre 1 e più questo qua. Allora, questo lo dobbiamo trasformare, scusate, in un accordo di sol diesis. Allora, sol diesis e questo qui, ma ci siamo già. Questa ce l'abbiamo. Questa non ce l'abbiamo perché era un major 7 a noi. Lo abbiamo già usato ma come major 7, invece portiamoci all'ottava, ok? La bellezza sarebbe quella di fare questa nota, questa, vedete? Questa dovrebbe diventare quarta e poi risolvere. La musicalità, il sapore che ha una quarta è questo, una quarta eccedente. No, quarta eccedente, scusate, una quarta. E questo qua. È tipicamente Bach, no? Allora, questa musicalità molto Earth, Wind and Fire, cioè praticamente, ma l'hanno usato in milioni, cioè, l'ha usato Lauzi, Cocciante in Italia, ce ne sono tantissimi. Comunque, l'accordo di quarta si fa della sua battuta comunque un accordo dominante, no? Di dominante. Allora di solito tu dividi la battuta 2 quarti e risolvi, ok? Quindi 2 quarti con la quarta, 2 quarti che la quarta ridiventa terza e poi risolvi sulla tonica o fondamentale che dir si voglia. Allora qui allora è questa la quarta. Intanto andiamo a spostarci questo. 2 volte la quarta. Abbiamo detto che 2 quarti della battuta, quindi fin qua deve governare il dominio della quarta. Poi dopo diventa una terza. Però c'è lo stop, quindi c'è una volta solo l'accordo, ma quella volta sola che c'è gli mettiamo la terza. E quindi diventa così. A questo punto ritorniamo, luppa, facciamo il loop e il pezzo suona così. Cambiamo. È chiaro? Ora, dove voglio arrivare? Col sample che ti dava per quanto carinissimo, grazie per la generosità che ci dà il Logic, ma noi non avremmo mai fatto e saremmo rimasti legati a sta roba qua. È sempre quello, Ci sarà quello più intuitivo adesso che dirà sì, ma tanto gli Apple Loop ti danno la possibilità di cambiare la tonalità. Sì, ho capito, ma l'equilibrio tra le note, questo è un minore settima, quando io vorrò un maggiore settima dove devo cambiargli la terza, questo è un accordo di sol minore settima, fatto così. Quando io questa qui la voglio maggiore, dove la cambi più la tonalità? Quelli sono grappoli, sono gruppi di note. Pem! È chiaro? È chiaro? Quindi
lasciate perdere, costruitevelo, imparate le scale, imparate a costruire gli accordi e poi avrete anche voi questo bel risultato qua, che basta che gli metti un basso, 2 violini, un tappeto, abbiamo fatto un pezzo. Ok, primo. Secondo, idem, non cambia niente, qui abbiamo un pianino. Oh, anche qua, una volta, questo fa così, allora. Non lo vedete? Allora, sta molto alto. Dove andate a suonare? Senti un po'. Ok? È questo. Ma nel momento in cui tu vorrai fare è vero che prendi quello lì e lo sposti, ma quando vorrai fare e quindi non più, ma come fai? Che vai sulla terza nota, pi, ma voglio piripi. È vero che andiamo su dal mi al la, quindi saliamo di 4 toni, ma non ci fai niente, non ci fai, perché sempre quello è l'equilibrio tra le note. Ma se io voglio, quindi non voglio una nota come me la dà lui, minore. Oh mamma, come siamo alti. Allora. Già, questo se n'è andato di nuovo a casa sua. Oh, giovane, allora. Quello ti impone, invece io voglio. Non lo puoi fare. Quindi, che cazzarola ti costa di fare? 1, 2, 3, 4. Va bene? Quando tu l'hai fatto tuo, questo lo puoi mutizzare e questo lo vai a copiare avanti. Lo vuoi come la settima e non come mi minore? Benissimo. Allora, se ci portiamo da mi a la, abbiamo la stessa situazione spostata avanti di 5 semitoni. Però ho detto che volevo non un re minore, ma un re maggiore. Quindi tutte queste qui, scusate, solo qua, devono salire. Idem. Oh, migliore padronanza non c'è su tutto questo robo qua. È chiaro? Quindi, quando andate a prendere questi accordi tutti fatti, specialmente di vecchi organi o che ti propongono dei major 7, cioè, sganciatevi, rifatelo, ricreatelo, non è difficile. Non è difficile. Cercate di ricrearlo, lo mettete lì sotto, vi aprite la traccia, quella wave, quella audio, sotto vi aprite una traccetta MIDI con il suo bel virtual instrument, organo, brass, piano elettrico, quello che volete, chitarra, quello che volete, e cercate di andare ad orecchio a ricreare le stesse note. Avrete più libertà e farete sarete tanto più creativi, credetemi. Va bene? Vi ricordo sempre la iscrizione al canale, che vi darà la possibilità, anche schiacciando la campanellina, di rimanere aggiornati e quindi di avere la possibilità gratuita
di fruire di queste informazioni, che spero appunto vi siano utili, ma ripeto, dai commenti, lasciatemi i vostri commenti, fanno crescere il canale, fanno crescere me, capire dove devo orientare le mie ricerche, altrimenti non posso sapere poi, no, se sto andando bene o no. Certo, dalle visualizzazioni non mi posso lamentare. Però cerchiamo di mantenerci in contatto diretto, specialmente per quanto riguarda, ve lo dico sempre, la creazione. Se avete delle idee, se avete delle frasi, dei testi che volete realizzare, possiamo farlo insieme. Non è che dovete pagarli, cioè se uno vuole il beat dice senti voglio quel beat, lo paghi, te lo do e finisce lì, ma il resto è collaborazione, apriamoci l'uno all'altro, ok? Questa è la mentalità penso vincente per delle produzioni. Cari producer, ve saluto e alla prossima, bye bye. Arrangiatevi.